Allora, partiamo da un concetto, non sono contrario a chi lo allena, anzi credo sia la chiave per movimenti più complessi. Per quanto io creda che l'Efesto nella sua versione TAC, che parte in lockout e poi durante la fase di salita si vanno a distendere le gambe, sia davvero bruttissima da vedere, allo stesso modo penso che sia il movimento da imparare se si vuole arrivare magari ad eseguire un Pelican, che ad esempio è un movimento molto bello che mi piacerebbe fare, che però non farò. È esclusivamente una mia opinione il fatto che io veda l'Efesto come un movimento brutto, perché non piace a me. Però sono del parere che a molti può piacere. Cos'è l'Efesto? In una trasposizione palestriade sarebbe un curl di bicipiti fatto a corpo libero, con tutto il proprio peso corporeo e in una posizione abbastanza incastrata. Detto ciò, nel momento in cui sarebbe molto utile per imparare ad esempio il Pelican, come dicevo prima, il Pelican è quel movimento che partendo da planche ci porta giù fino a back lever e poi di nuovo su come un ascensore fino a planche. Ovviamente la parte di trazione dal back lever fino ad arrivare alla posizione di planche push up molto profondo è, ahimè, un Efesto. Al netto di ciò, dato che il Pelican è un movimento che mi piace fare, perché non alleno l'Efesto? In alcuni casi vedi atleti ad esempio fortemente portati per questo movimento, non c'è alcun rischio perché hanno una mobilità di spalle adeguata ad eseguire questo gesto senza pericolo, o almeno con una minima soglia di pericolo, e questo esercizio potrebbe non essere così difficile, mentre invece per la mia struttura fisica, con spalla anteposta e bicipite già accorciato, nel momento in cui vado a fare un semplice German hang sento tantissimo la tensione e allora lì bisogna stare attenti, perché distruggersi un tendine è un attimo. E siccome non ho la minima intenzione di rischiare un infortunio, poi possiamo sempre farci male, può capitare in qualsiasi momento, ma andarsela a cercare non è una scelta intelligentissima. Quando cerchiamo una progressione dobbiamo partire dall'accettare i nostri limiti. Solo in questo modo abbiamo la chiave per superarli. Dobbiamo quindi trovare i nostri punti di forza ed esaltarli. Certo, senza trascurare la completezza, però movimenti troppo particolari e ricercati non dovrebbero essere la nostra fissazione. Perché se servono delle caratteristiche fisiche specifiche e non le abbiamo, è inutile andare a sbatterci la testa. Non ho la struttura fisica adatta per l'Efesto? Pazienza, allenerò un altro movimento, ci sarà qualcosa per cui sono più portato. Questo vale per me, ma vale anche per voi. Chi ha tirato fuori questo mito che bisogna saper fare tutte le skills? Magari. E sinceramente conosco 2 o 3 persone nel mondo del calisthenics in grado di fare quasi tutte le skills. Tutti gli altri, anche atleti fortissimi, non possono fare tutte le skills. Hanno dei punti forti e dei punti deboli. Hanno dei punti in cui magari sono molto forti e punti in cui sono molto deboli. Sempre in proporzione a livello atletico, non molto deboli in generale. Ricordiamoci che farsi male non vale mai la pena. In questo sport non vi paga nessuno, raga, non fate i milioni, non diventate ricchi e famosi. Se vi fate male andate in ospedale, da soli e a spese vostre. Ne vale la pena? Non credo proprio. Il motivo per cui non alleno Efesto è perché so che potrei farmi male allenando questo movimento, praticandolo e cercando di progredire. So che andrei un po' a cercarmela e per fortuna ho la maturità tale da capire che non ha senso. Poi qui mi direte, certo che hai la maturità tale per capirlo, hai 33 anni, però a 18 anni sicuramente non avresti ragionato così, e lo so, non avrei ragionato così. Ed è questo il motivo per cui faccio questi video, perché chi è più giovane magari lo vede, magari capisce, magari non capisce, però io provo a dare un messaggio positivo, sano, serio e maturo. Penso che spesso più volte, quando magari avevo 18 anni, mi sarebbe potuto essere utile un messaggio del genere. Quindi, quello che posso dire è che ognuno è sempre liberissimo di fare quello che vuole, di allenarsi come vuole, di provare ad imparare tutti i movimenti che gli piacciono, a prescindere che siano difficili o meno. Però una cosa la devo dire, ed è che farsi male non ne vale mai la pena. Perciò per tutti quelli che mi chiedono perché non alleni Efesto, adesso avete la risposta. Sapete perché non lo alleno e non me lo chiedete, non lo allenerò, poi non mi piace.